Bene, allora riprendiamo i lavori con la relazione del dottor Francesco Stoppa, che è analista, membro della Scuola di Psicanalisi del campo lacaniano, docente presso l'Istituto di Formazione della Psicoterapia ICLES, e mi piace anche dirvi che abbiamo presentato alcuni anni or sono un suo libro in una bellissima location qui tenuta a Goris, un po' di pubblicità, insomma, se fossero... mi perdonerete su questo, L'età del desiderio, adolescenza e vecchiaia nell'epoca dell'eterna giovinezza, pubblicato da Feltrinelli. E adesso è da poco uscito anche il suo ultimo libro, scritto assieme a un filosofo milanese, Paolo Gomarasca, che si intitola Salviamo la cosa pubblica, l'anima smarrita delle nostre istituzioni, che presenteremo come comunità, lo do in anteprima, ne abbiamo parlato ovviamente, non è una sorpresa, e questa primavera lo presenteremo come comunità La Tempesta, e credo che l'anima smarrita delle istituzioni pubbliche credo sia un tema cogente del nostro momento storico. Al dottor Stoppa ho chiesto di volgere, di indirizzare un po' lo sguardo sugli operatori, su chi cura, perché penso che, parlando insieme a lui, mantenere aperto, lo si diceva anche prima nell'intervento della dottoressa Zanus, questa passione, questo gradiente libidico, come lo chiama il dottor Stoppa, credo che sia un elemento fondamentale nel nostro lavoro, in tutti i lavori mi verrebbe da dire, ma in particolare nel nostro, proprio perché credo che buoni operatori producono salute in qualche modo. La nostra persona, il nostro modo di operare abbiamo capito che è fondamentale nella relazione con il paziente e con noi. Quindi il tema a cui ho chiesto un po' di mettere un po' l'attenzione è su questo aspetto. Quindi con molto piacere le do la parola a Stoppa per la sua relazione. Grazie. Allora, io ho lavorato per 38 anni nei servizi psichiatrici di Pordenone, occupandomi in particolare di riabilitazione e di lavoro di comunità. Adesso lavoro privatamente, ma soprattutto mi occupo di formazione, faccio questa esperienza veramente, come diceva anche Antonello prima, interessantissima, nella cooperazione sociale per alcuni servizi pubblici del Veneto e del Friuli in particolare. E quello che colpisce una persona della mia generazione è cogliere quella che è la crisi motivazionale che serpeggia tra gli addetti ai lavori. E per una persona della mia generazione è abbastanza sorprendente, perché nei nostri anni invece c'era proprio, qualcuno giustamente l'ha ricordato, eravamo veramente abitati in realtà da una grande passione. Resto però convinto che c'è qualcosa che si scrive sui muri di un'istituzione e che il pensiero basaliano, da qualche parte in maniera subliminale, anche nei servizi che sembrano più in difficoltà, rimane. Effettivamente lavorando con gli operatori, poi trovando, il pertugio giusto, questo desiderio torna a riemergere. Quindi di per sé non sarei così pessimista per quello che riguarda l'umore degli operatori. Ci sono però delle grosse questioni. Adesso parlerò all'inizio un po' del tema dell'aziendalizzazione. L'altra grossa questione l'ha affrontata Antonello e logicamente è una persona che ci ha scritto dei libri importanti su questo, per cui non mi soffermerò su questo punto come ho fatto invece nel mio libro citando Antonello, cioè è il tema della leadership. Gli operatori lamentano il fatto che a livello di direzione concreta dei servizi, qui effettivamente la cultura degli psichiatri oggi sarebbe qualcosa su cui ragionare e riflettere. Allora, quindi quando si parla di recovery, quindi di rilancio in qualche modo dell'esperienza del paziente, io tenderei a leggerlo come invece anche come la recovery di noi operatori, la riabilitazione del nostro desiderio, della nostra motivazione, e penso che la formazione dovrebbe essere rivolta a questo e non mirata ad uno scopo ben preciso, molto tecnologico, meccanico, come viene spesso concepita.
Cito un testo uscito ben 12 anni fa di una sociologa italiana che si chiama Valeria Pinto e il cui titolo Foucaultiano è già in programma, si intitola Valutare e punire, in cui scrive: il talento richiesto ai nuovi esperti consiste nella capacità di maneggiare le conoscenze in vista delle soluzioni, di superare in tempi rapidi ostacoli e difficoltà, di operare scelte di successo. Bisogna ridurre al minimo ciò che occorre sapere, disporre di cifre facilmente leggibili, di idee semplici e facili da comunicare e da difendere, abbreviare, semplificare, non perdere tempo nell'argomentazione e nella riflessione. E dice alla fine, quelle conoscenze che per complessità, stratificazione, non univocità, non risultano trasmissibili oppure risultano trasmissibili e acquisibili soltanto mediante sforzi, attriti e in tempi lunghi, sono equiparati a veri e propri errori di sistema, al pari di ogni conoscenza che rimanga unica, personale, soggettiva. Allora, mutatis mutandis, come si dice, il primo problema, ed è il problema che in maniera diversa ha affrontato Basaglia e Gorizia all'inizio degli anni 60, è lo stato di alienazione in cui versano non i pazienti ma il personale. Lui invitava caldamente medici e infermieri, così scriveva, a entrare nel rischio, cioè nel rischio di lavorare non a partire da quella che è l'automazione del servizio, i ruoli, l'organigramma, eccetera, ma mettendosi in gioco soggettivamente. Ecco, credo però che oggi questa tanto gettonata recovery dovrebbe rivolgersi nello specifico a quello che è l'elemento istituente, l'elemento vitale dentro l'istituzione, ciò che permette all'istituzione di rivisitare i suoi fondamenti e di non cronicizzarsi, e questo dispositivo che chiamiamo equipe, che non è un semplice gruppo, anzi dovrebbe in teoria cercare di sfuggire alle patologie gruppali nei limiti del possibile. Quindi sto pensando ad una recovery che permette di guardare la nostra storia, alle esperienze che abbiamo alle spalle, di riscoprirle, di trasmetterle alle nuove generazioni, e la mia generazione non è stata capace di fare questo. Quindi guardare la storia che abbiamo alle spalle, però col coraggio di rileggerla criticamente, come ha fatto Cancrini, come ha fatto Coreale questa mattina. Metterla insomma alla prova del presente, senza cedere alle retoriche, alle idealizzazioni e alle inutili nostalgie. Il problema è sempre quello, in fondo, nel lavoro istituzionale: come dare spazio alla complessità del fattore umano, a ciò che è l'incalcolabile, il non predicibile. Elvio Facchinelli, in un suo testo, in uno dei suoi ultimi testi, scrive che l'attitudine all'ascolto deve declinarsi come capacità di percepire il negativo, l'irregolare, l'aritmico, le situazioni che appena accennate rischiano di essere subito soffocate oppure inquadrate e funzionalizzate. Ecco, dobbiamo guardare in faccia la realtà di oggi. Non è più pensabile avvalersi di una buona legge. Abbiamo buone leggi, ottimi decreti, eccetera, ma non basta. Restano in qualche modo così, in una sorta di dimensione generale, ma non riescono a fare presa poi nel reale. Non è più pensabile oggi affidarsi a figure carismatiche, ce ne sono ben poche, e forse è anche il tempo di lasciare da parte delle utopie che ormai sono un po' finite in soffitta. Quindi gli operatori si trovano di fronte ad una situazione per cui esiste una sorta di blackout ai piani alti, in cui il potere stesso funziona in maniera diversa di un tempo, ormai è un potere burocratizzato, impalpabile. Chi governa ormai è una macchina fondamentalmente, questa è la modernità. E quindi direi che da questo punto di vista ci si sente molto soli e molto impotenti. Quindi l'impresa non è delle più facili. E come insegna Bion, se il gruppo non diventa costantemente oggetto di cura, tende a produrre a sua volta forme di sintomatologia, che sono forme di autosegregazione. Quindi come un'equipe può dare prova innanzitutto al suo interno, perché è una forma di comunità e quindi dovrebbe imparare a funzionare secondo la modalità della comunità, come vedremo adesso ce l'ha trasmesso anche Basaglia, dare prova di rapporti non massificanti, non omologanti, rispettosi dell'insieme ma anche del compito che ogni equipe deve in qualche modo portare avanti e che non coincide con il benessere dell'equipe stessa.
Basaglia diceva: quando in un gruppo di cura le cose funzionano troppo bene, ci si capisce troppo, è venuto il momento di cambiare qualcosa. Ecco allora l'importanza oggi della formazione degli addetti ai lavori, nel senso di aiutare gli operatori oggi, questo credo sia fondamentale, ad acquisire la consapevolezza dell'importanza dell'istituzione. Il pensiero di Basaglia non è mai contro l'istituzione. Basaglia è un uomo delle istituzioni, è contro la istituzionalizzazione, che è la malattia congenita di tutte le istituzioni. Quindi la consapevolezza dell'importanza di che cos'è l'istituzione, su questo abbiamo dedicato appunto io e Paolo Gumarasca il nostro libro, e del lavoro d'equipe. Sono fattori imprescindibili per l'umanizzazione delle cure. A quale condizione, ad esempio, un'istituzione è democratica? Perché alla fine il pensiero di Basaglia è anche questo, no? Cosa può rendere democratica, aperta un'istituzione? Aperta al proprio interno e soprattutto aperta al territorio, alla comunità. Allora, io muovo il mio intervento a partire da un passo di Basaglia contenuto in corpo e istituzione nella parte finale di questo scritto, perché a me pare che qui sia possibile cogliere il taglio originale che la nascente nuova psichiatria italiana offre non solo a un dispositivo di cura già rodato nei paesi anglosassoni come la comunità terapeutica, ma più in generale offre una lettura nuova, interessante al concetto stesso di istituzione. In linea col suo essere un intellettuale, ma anche un intellettuale che aveva il gusto e il pregio della concretezza, del reale, il suo ragionamento prende in questo passo, in questo scritto, prende le mosse dalla questione del corpo. Un'istituzione, scrive, che voglia essere terapeutica deve saper tenere in tensione reciproca, questo lo traduco con le mie parole, il corpo proprio della persona, quindi ciò che è la parte più intima e anche, come diceva Antonello prima, anche più estranea nello stesso tempo, ma comunque più verace, se si vuole, del soggetto, con il corpo sociale, in cui il corpo del singolo sorge ed è immerso. Insomma, dice Basaglia, il soggetto e la comunità dovranno essere compresenti, scrive questo, compresenti. Questa cosa gli sembra evidente fin dagli albori dell'incontro del bambino con la prima istituzione da cui si sente accolto, e cioè la famiglia. La famiglia che diventa l'attrice di un fattore di umanizzazione che poi dovrà essere in qualche modo, anche qui mutatis mutandis, riscontrabile nell'incontro che ciascuno di noi ha con le future, ciascun soggetto, con le future realtà istituzionali che incontra, che sia la scuola, che siano i presidi di salute, la giustizia, eccetera. Basaglia si sofferma in quel momento un momento di speciale gestazione dell'umano, che chiama così la comunità vissuta della madre con il figlio. Nessuno di noi conserva una memoria di questo momento, ma siamo ben consapevoli dei suoi effetti patici, cioè dei suoi effetti affettivi, no? su di noi, sensoriali quasi. Cioè la funzione di questo primo e decisivo scambio, che è quello di ammorbidire e rivestire di elementi affettivi l'impatto del nuovo venuto, questo naufrago della vita che è il bambino appena nato, traumatizzato dalla nascita, e quella che è la nuda vita. Quindi è una sorta di momento propedeutico alla vita, non solo alla vita biologica, alla vita reale, ma anche a quello che sarà il successivo, graduale emergere dell'infans, cioè colui che ancora non parla, in una realtà invece parlata, in una realtà di simboli, in un ordine delle cose che per lui è ancora inesplorato e che può presentarsi come qualcosa di veramente difficile da abbordare. Qui ci sarebbe qualcosa da dire, lo metto lì tra parentesi, del vissuto dello psicotico rispetto al linguaggio. Lacan dice lo psicotico è il martire del linguaggio, non riesce a, in qualche modo, è subissato dal linguaggio, non riesce a dirsi nelle catene linguistiche. Allora il passo in questione di Basaglia è questo: è dalla matrice della comunità vissuta che il corpo emerge, così come è dalla comunità vissuta della madre col figlio che il bambino emerge come corpo. Quindi questa esperienza propedeutica al campo dell'umano
contiene in sé l'essenza dell'umano stesso. Stiamo parlando della comunità, in fondo. Ed è questo qualcosa che vale in fondo sul versante, se si vuole, della prima acquisizione, direi incorporazione della lingua. Quella lingua materna intrisa ancora di elementi fortemente erotizzati, asemantici, che si mescolano a esperienze sensoriali, tattili e visive, con un fondo di eros, dove eros è a un tempo piacere che fa legame, però, ecco. È qualcosa di necessario al bambino per sostenere e nutrire di elementi vitali quello che è il suo imminente accesso al linguaggio formale, adulto. Quindi se si vuole una buona madre ha questa funzione di deistituzionalizzare il campo simbolico, di umanizzarlo, di permettere al bambino di accedere al linguaggio come se il linguaggio non fosse un sistema persecutorio, chiuso, impenetrabile, ma fosse qualcosa in cui ciascun soggetto può trovare una sua via di assunzione creativa del linguaggio. Basaglia sottolinea, individuando questa natura materna, ma io direi femminile della comunità, Basaglia ne sottolinea l'importanza decisiva nell'incontro del soggetto con la vita, con il reale e col mondo stesso delle istituzioni che incontrerà. Le istituzioni che sono chiamate a offrire una serie di cornici simboliche all'esperienza del parlante, ma che spesso si rivelano invece delle gabbie più che delle cornici o delle scene abitabili. Questa comunità vissuta, come dice Basaglia, della madre col bambino, si presenta dunque come l'antecedente in chiave umanizzante dell'atto istitutivo, che è di tipo fondativo paterno e quindi normativo, da cui sorgono le organizzazioni umane. Quest'atto paterno che a certe condizioni è salutare, ma ad altre, lo sappiamo benissimo, può fondarsi in una sorta di carattere segregativo, violento. Quindi la comunità è una specie di prevenzione, la comunità madre-bambino che cerca di dare un senso umano a questo avvio della vita, rappresenta una sorta di prevenzione, quando funziona, dell'accesso dell'uomo al campo del linguaggio, che potenzialmente, ripeto, può essere qualcosa di molto, molto segregante. In un suo precedente scritto, La comunità terapeutica come base di un servizio psichiatrico, Basaglia definiva la stessa comunità terapeutica come una prima comunità di sentimenti, fatta di complicità e intesa affettiva, come anche, trattandosi di un'esperienza di parola, di necessaria tensione e conflittualità, comunque qualcosa di vivente, non qualcosa di meccanizzato, automatizzato, qui il riferimento ovviamente è all'idea che abbiamo oggi invece delle istituzioni come erogatrici di prestazioni assolutamente anonime, standardizzate. Tutto questo è piuttosto istruttivo ancora oggi, perché ci dice che all'origine dei processi degenerativi delle istituzioni, dove l'istituito, ciò che è già consolidato, soffoca sul nascere il momento istituente, alla base, all'origine di questi processi degenerativi, c'è sempre in gioco un fattore di segregazione dei corpi e di negazione della dimensione non meramente funzionale, ma discorsiva, non immediatamente regolata da ruoli o finalizzata a precisi obiettivi dell'esperienza umana. E la comunità, come dice Basaglia, è sempre possibile, cantiere aperto, che non deve mai compiersi, pena di diventare cosa compiuta, monumentalizzarsi in qualche modo. La comunità, come scrive Giorgio Agamben, che si genera dalla propria maniera di essere, o come scrive Benazayag, un insieme disparato, quell'atmosfera che noi abitiamo, che ci precede come un gialà non costruito. Fatto sta, dice Basaglia, che un corpo diviene pienamente umano e operativo, come scrive, solo quando incorpora in sé, sto citando Basaglia, incorpora in sé la comunità operativa prima di ogni differenza esplicita. La differenza esplicita è quella del linguaggio che seziona un po' le cose. Qui invece vedete c'è un elemento transizionale, direbbe Winnicott, no? C'è qualcosa che si impasta, c'è un affettivo che umanizza l'accesso del soggetto alla realtà. Se questo non funziona, quel corpo è un corpo alienato. Bene, torniamo a noi. Che cosa rende realmente democratica un'istituzione? È bene che gli operatori nei momenti di formazione, anche quando discutono di un caso clinico,
È bene abituare gli operatori, anche nelle supervisioni cliniche, a mettere tra parentesi anche l'aspetto di comprensione del caso, anche perché il vero caso è l'equipe, del funzionamento dell'equipe. Ma è bene insomma che arrivino ad interrogarsi su questo. Che cosa rende democratica la vostra istituzione? Cioè aperta all'ascolto dell'umano, all'accoglimento. Basaglia non ha dubbi, non è certo l'aspetto piramidale o comunque normativo o funzionale, ma è quello assembleare che conta. L'abbiamo già sentito stamattina. La res umana, cioè la res pubblica, è la cosa con la C maiuscola presa in un discorso, cioè presa nel campo della parola. Il campo della parola, come la democrazia occidentale nasce ad Atene, proprio quando si cominciano a costruire dei momenti assembleari, il campo della parola è decisivo ed è quello che è peculiare proprio alla dimensione della comunità. Come dire, si tratta di un continuo intersecarsi di differenze che però non si specchiano in se stesse, no? Che dribblano questa dimensione immaginaria, speculare, che è quella dell'invidia, ad esempio, che porta all'invidia, alla gelosia, a tutti questi moti regressivi. E a differenza di quello che, come dice Freud, succede nella massa, che produce omologazione o dipendenza dei membri dalla figura del capo, porta ad una concreta, reale responsabilizzazione di tutti i membri del gruppo. Laddove il gruppo non è necessariamente forma di omologazione, cioè di alienazione, ma ha certe condizioni, ma condizioni di lavorarci spesso, continuamente, anche nelle riunioni d'equipe se si vuole. Nel gruppo è possibile, insomma, riscoprire e sentire vibrare la propria intimità umana nell'incontro con quella degli altri. Per sapere chi siamo, per sentire la nostra umanità, abbiamo sempre, l'essere umano ha questo difetto, questa ricchezza, ha sempre bisogno dell'altro, perché gli rimandi qualcosa della propria umanità. Come direbbe Simone Don, qui il pre-individuale si sublima nel trans-individuale, lasciando l'individuo finalmente un po' tra parentesi, cioè la centralità dell'io viene messa in secondo piano. Come scrive Jean-Luc Nancy, filosofo francese, possiamo essere unici solo tra di noi. È il senso condiviso della nostra unicità che costituisce la nostra comunità più intima. Certo, l'istituzione è fatta, deve essere fatta anche di regole e di limiti, ma all'interno, come ci mostra l'esperienza della madre col bambino, all'interno di un'offerta di ospitalità, quel soccorso che deve avvenire in un certo senso a mani vuote, cioè non invasivo, disarmato, come dire, lasciando i nostri saperi e il nostro potere un po' in sospeso quando è nei limiti del possibile. Un soccorso che non dispensa tecniche appunto e saperi non richiesti e che lavora invece nella dimensione della discrezione, della disponibilità all'ascolto, ed è questo che può arginare il caos di chi ci viene incontro e chiede soccorso, e cioè l'angoscia del vivente alle prese con inevitabili criticità dell'esistenza. Correale ne ha parlato molto bene prima. Ecco, ciò che della lezione basagliana era un po' la domanda che poneva Alessandro Sartori anche pensando a questa giornata: che cosa rimane della lezione, dell'esperienza basagliana? Ecco, credo che una delle cose che rimangono e che, ripeto, è reperibile anche sotto la coltre dell'attuale burocratizzazione e routinarietà dei servizi, è l'idea di un'istituzione nella quale a certe condizioni si producono forme e occasioni di umanizzazione che coinvolgono tutti gli attori in gioco, in maniera diversa, ma operatori e pazienti. Le istituzioni devono proporsi in primo luogo come dei punti d'approdo, dei comitati d'accoglienza, all'unità delle piccole, comitati d'accoglienza alla correnza piccole unità di crisi, cioè delle cornici simboliche, degli scenari in cui si possa drammatizzare la propria domanda, le proprie angosce, depositare le proprie domande. Pensiamo alle patologie gravi, ritessere i fili sbrecciati della propria esistenza, circoscrivere l'angoscia, una possibile scrittura di quelle che sono le eccedenze della vita, le incognite, la complessità dell'esistenza. Da questo punto di vista è bene che gli operatori
colgano l'importanza, la dignità, la ricchezza del lavoro in istituzione. L'istituzione è una soglia, è un punto di gestazione dell'umano, la cosa madre-bambino, quello è la gestazione dell'umano. È chiaro che la messa alla prova della reale inclinazione democratica di un'istituzione risiede proprio nella capacità degli operatori, dell'equipe, di attuare una certa cessione del potere e del sapere. In fondo si tratta sempre di decompletare l'istituito, non di mettere sempre qualcosa in più. Ecco. Si tratta di tenere aperti i varchi di analisi critica del proprio operato, di mettere il bastone tra le ruote degli automatismi che reggono lo status quo. Che cos'è la democrazia se non una continua sfida alla meccanizzazione e all'ideale di onnipotenza? Qualcosa che ammorba le organizzazioni umane. In un suo scritto Pasolini dice una cosa stupefacente quando l'ho letto la prima volta. Dice: le istituzioni sono commoventi, cioè sono i luoghi in cui le persone imparano a riconoscersi a partire non da un ideale, ma dai propri limiti, dalla consapevolezza della propria finitudine, della propria precarietà, che imparano a condividere, imparando insieme ad abitare il proprio inevitabile smarrimento. Quindi, nelle istituzioni, comincio a entrare un po' nel discorso dell'equipe, si dovrebbe fare scuola di umanità e direi anche di una certa fraternità. Laddove oggi il discorso paterno, insomma, non è proprio in ottima salute, e direi per certi aspetti, se pensiamo al patriarcato, direi per fortuna, quello che dobbiamo cercare di rilanciare è una sorta di fraternità o sorellanza, anche se no le colleghe qui mi criticano subito. E Lacan a un certo punto, nel passo conclusivo di uno scritto che non a caso è dedicato all'aggressività umana, dice che questa fraternità la mette lì come la soluzione di quei meccanismi immaginari che producono aggressività e violenza reciproca. Questa fraternità deve essere una fraternità discreta, di nuovo il tema della discrezione, quindi non invasiva, alternativa a quella immaginaria, speculare, no? Dei fratelli, i famosi fratelli freudiani che uccidono il padre ma poi finiscono, insomma, per continuare a avere nostalgia di questo padre, a farsi fuori l'uno con l'altro. L'aggettivo discreto introduce una clausola di ordine etico. Si allude a quella linea di separazione tra un soggetto e l'altro che tiene il gruppo a distanza dal pensiero unico. Apre a un uso accorto e prudente degli investimenti affettivi all'interno di un certo collettivo. Ecco, come possiamo pensare l'equipe, questo momento istituente dell'istituzione, questa forma di pensiero, garanzia che ci sia pensiero, l'apparato psichico di un'istituzione, se volete, l'equipe. Ecco, l'equipe dovrebbe essere un dispositivo che sa dare il giusto valore alla creatività e al senso di responsabilità di ogni operatore, permettendo, come accennavo, anticipavo prima, di percepire non solo l'orgoglio del proprio lavoro, del proprio compito, ma il piacere di tutto questo. Alla fine una seduta di supervisione riesce per questo, non perché abbiamo capito tutto del nostro paziente, ma perché abbiamo rilanciato il piacere di questo lavoro, senza di cui è ben difficile curare l'altro. Un piacere, certo, che dobbiamo anche pagare a caro prezzo perché facciamo un lavoro molto difficile e spesso ingrato. Quindi si tratta di considerare l'ipotesi di una logica di gruppo in virtù della quale, al netto delle patologie insite in tutti gli insiemi umani, gli addetti ai lavori possano realizzare al proprio interno una forma di reciprocità asimmetrica, che non scansi ma metta all'ordine del giorno alcune questioni di fondo che sono decisive. E ad esempio, la valorizzazione anziché omologazione delle differenze degli stili personali di ciascuno, l'importanza di affrontare le contraddizioni interne senza cedere in nome del quieto vivere alla fobia del conflitto, la necessità di fare una buona manutenzione del proprio leader. È molto importante che un gruppo non si aspetti sempre che il leader funzioni come il buon padre che sa tutto e può tutto,
e che deve soddisfare un po' i narcisismi di ogni membro del gruppo, altrimenti lo si vive come un padre ingrato, ma che invece ogni operatore si prenda cura del proprio leader, insomma, lo aiuti in questa funzione oggi decisamente difficilissima, quasi controintuitiva. Quindi la fraternità di cui stiamo parlando si caratterizza per il fatto di concepire l'identità del gruppo come un cantiere aperto, usiamo di nuovo questa espressione, dove in fondo le condizioni che reggono il loro legame, hanno a che fare con una periodica rinegoziazione del patto che li tiene insieme, dell'alleanza. Si tratta di ragionare nei termini di alleanza oggi, costruire forme di alleanza a partire dal gruppo di cura, dall'attraversamento del conflitto. Roberto Esposito, che è un filosofo italiano che si è occupato molto bene del tema della comunità, dice: nelle società autoritarie il potere tende a neutralizzare il conflitto, in quelle democratiche è funzione di esso. E le istituzioni sono appunto i luoghi, le procedure, le prassi in cui si rapportano potere e conflitto. Questo è del tutto evidente in certi scritti basagliani. Quindi, riassumendo, un buon gruppo di lavoro è uno spazio fisico e psichico solo parzialmente contenuto nel più ampio campo istituzionale. Cioè una buona equipe e soprattutto un buon leader sanno stare con un piede dentro e un piede fuori, perché si tratta sempre di esercitare una funzione critica a livello dell'istituzione stessa, perché l'istituzione non cada nei suoi automatismi mortiferi. Franco Fasolo, che era uno psichiatra che purtroppo abbiamo perso un po' di anni fa, che dirigeva alla fine della sua vita ai servizi di Padova, scriveva che una buona equipe deve essere lo straniero interno, il traditore dentro la macchina istituzionale. Traduceva tradire come letteralmente come portare oltre, no? Riuscire a far cambiare discorso all'istituzione, aprirlo ad un discorso nuovo, perché l'equipe tradisce l'ideale, fa resistenza alla tirannia degli ideali e anche la celebrazione alla monumentalizzazione di quelli che sono stati i nostri maestri. Gli ideali di gruppo, riabilitativi, politici, psicanalitici. Uno dei compiti di una buona equipe è di sbilanciare l'istituito di tanto in tanto, e questo veramente per il bene dei propri pazienti. È una funzione disalienante della comunità stessa, del servizio stesso. Quindi quello cui, così sintetizzando, sto pensando a cosa possono essere delle geometrie relazionali che reggano la vita di un'equipe. Direi non la verticalità gerarchica, né tantomeno l'orizzontalità di tipo speculare, che sono un po', se si vuole, anche le cose su cui si sofferma Bion quando parla delle malattie del gruppo, ma bisogna che le relazioni interne all'equipe devono essere ispirate da un principio che definirei appunto non verticale, non orizzontale, ma trasversale, di trasversalità, transversus, cioè qualcosa che va verso, che attraversa, che va verso qualcosa d'altro dalla dimensione chiusa del gruppo stesso, dell'istituzione stessa. Questo è il modo per, in qualche modo, cercare di evitare le patologie gruppali senza rimanere impigliato in esse, guardare al di là dei propri confini, anziché insistere sulle consuete linee di contiguità reciproca, ciò che a volte ci fanno piacere, ci fanno anche star bene, logicamente, però bisogna individuare anche nuove angolazioni, tratteggiare percorsi e linee diagonali, oltre alle quali triangolare con la realtà, perché c'è un mondo con cui un'equipe deve relazionarsi. Il suo paziente, il paziente di un'equipe è un soggetto che deve tendenzialmente, nei limiti del possibile, ritornare nella comunità tout court, uscire dalla comunità terapeutica, tornare ad abitare il mondo, la realtà, anche se oggi questo è complicatissimo, perché viene quasi da dire che le ultime comunità rimaste sono le comunità terapeutiche, fuori c'è un po' un deserto da questo punto di vista, no? Nelle società di oggi. Quindi bisogna che un gruppo di lavoro si interroghi sulla sua funzione culturale in questo momento, su quanto è importante il lavoro di salute mentale che con tutta la fatica del mondo ogni giorno quotidianamente cerca di portare avanti. Questo è molto commovente, direbbe Pasolini. Bisogna insomma che sappia riconoscere le particolari contingenze del proprio tempo, una società che cambia, come cambiano le sensibilità in gioco, le modalità della sofferenza.
ma allo stesso tempo si tratta anche di recuperare il filo che lega le proprie scelte, i propri atti ad una storia, pratiche e saperi depositati in una storia. Per creare qualcosa di nuovo bisogna riprendere qualcosa dell'antico. Quindi fare proprio questa trasversalità, questa postura obliqua, significa, come implicito nella parola latina obliquis, dare spazio a ciò che si mette di traverso, optare per ciò che è storto e tortuoso anziché diritto e perpendicolare, lasciarsi rimodellare dalle trasformazioni in corso. È una sensibilità in fondo per quelli che sono i risvolti meno prevedibili delle cose, ma è proprio questo che può spezzare gli incantesimi immaginari, bucare gli assetti verticali o orizzontali delle relazioni reciproche. Questo è l'entrare nel rischio di cui ci parlava appunto Franco Basaglia. La formazione dunque serve a coltivare questa speciale, complessa ginnastica psichica, a partire da un'etica dell'ascolto che inevitabilmente è anche un'etica del silenzio, non nel senso del mutacismo, ma nel senso del saper ascoltare l'altro, fare in qualche modo vuoto in sé, destituirsi soggettivamente perché la parola dell'altro possa trovare un campo, un posto in cui cominciare a dirsi. E invece le istituzioni di oggi sono, come diceva Paolo Zanus prima, sono occlusive, no? Sono sempre molto piene, si cerca anche nel lavoro di rete, si dimentica che la rete è fatta anche di buchi, e tutto deve essere invece pianificato, ci devono essere continue erogazioni di prestazioni, guai fermarsi, guai pensare, come dicevamo all'inizio, riflettere. Horror vacui, siamo nel mondo dell'horror vacui, ecco, insomma, e questo è spaventoso, come dice spesso Antonello, usa questo aggettivo che mi colpisce a me. È simpatico ogni volta che lo uso. Allora, mi avvio alla conclusione. Nell'incontro con la marginalità e col dolore, inevitabilmente ci sentiamo decentrati, destituiti. Guai se non fosse così, no? Guai se non ci fosse in gioco l'angoscia. Saremmo diventati piccole intelligenze artificiali ambulanti. Non esiste cura, non esiste recovery, possibilità di rilancio che non riservi periodici naufragi ai pazienti ma anche ai curanti. Ma è possibile appunto scansare l'angoscia nel lavoro di cura? Basaglia ricordava invece che l'angoscia è qualcosa che va fatto lavorare. Ne parlano Colucci e Di Vittorio nel suo bellissimo libro su Franco Basaglia. Per Freud stesso l'angoscia, quando nell'interpretazione dei sogni dice, è quel moto interiore che apre nuove vie, che smuove l'apparato psichico, nonostante produca degli scossoni nell'impianto omeostatico autoreferenziale dell'io. E qui si apre il tema. Oggi pomeriggio purtroppo non potrete ascoltare Marika Setaro, che ha scritto questo bel libro a cui faceva riferimento anche Cancrini prima, Fare l'impossibile, in cui pubblica delle lettere inedite, degli interventi inediti di Franco Basaglia, in cui il pregio di questo libro, fra i tanti che ha, è di parlare dell'inquietudine che caratterizzava la figura di Franco Basaglia, dell'insoddisfazione, dell'incertezza, di cui non dovremmo mai vergognarci. Ad un certo punto, cita Basaglia nel momento in cui nel 71 parla davanti agli studenti padovani che erano arrivati lì per ascoltarlo con molte aspettative. Forse cercavano certezze e trovano invece un uomo che sa consegnargli il valore che anche Freud riconosceva alla psicanalisi di lasciare gli operatori in uno stato di insoddisfazione. Dice Basaglia, la delusione, dice agli studenti, la delusione è una situazione che ci dà la possibilità di una presa di coscienza e la possibilità di fare altri passi in avanti. Quello che aggiunge è bellissimo, perché senza speranze, magari per trovare anche altre delusioni. Winnicottianamente però la delusione, anche etimologicamente, è l'uscita dall'illusione, dall'immaginario, dall'utopia, è la capacità di calarsi nel reale, nella realtà, in quel rischio che è l'esistenza, che è la vita.
Quindi c'è una congenita dissidenza del desiderio che non va senza un'assunzione di responsabilità e un prezzo da pagare, quello della disillusione, della rinuncia al feticcio. René Kess, nel suo testo Realtà psichica e sofferenza nelle istituzioni, ha scritto: quando questo doloroso lavoro, la rinuncia al feticcio, pensate, il feticcio è anche l'immagine che abbiamo di Basaglia, come potremmo avere di Freud, di Lacan, di cui sembra che non possiamo farne a meno in un certo senso, no? Quando questo lavoro, che è un lavoro di lutto, non avviene, l'istituzione viene attaccata o è lei ad attaccare i suoi soggetti o il proprio compito. Qual è l'illusione feticistica di oggi? È la credenza acritica nella tecnocrazia dei saperi, in una modellistica istituzionale che dovrebbe assicurare un funzionamento non contaminato da quell'errore del sistema, da quello scarto di lavorazione che è il fattore umano, il vivente preso nei suoi legami sociali. Come se l'umano fosse un resto, Basaglia lavora proprio su questa questione, il valore della marginalità, cosa i resti, la marginalità insegna alla città. Spesso Basaglia viene confuso con un filantropo che ha salvato i matti, in realtà il suo scopo era di salvare la città, mettendo in cattedra la sofferenza, perché la sofferenza e il dolore insegnassero alla città come si fa a diventare come si fa a costruire una società umana, non semplicemente la città del commercio, la città dello spettacolo, com'è, ma la città, insomma, dell'accoglienza. Lacan dice a un certo punto: i resti sono sempre fecondi nel destino umano, è la stessa cosa in fondo. Quindi ecco, credo che la questione restituzione di soggettività, di cui parlava Basaglia, ha insistito anche molto Pieraldo Rovatti su questo, lo ascolteremo oggi pomeriggio, passi attraverso questo rilancio basagliano proprio del valore della marginalità, di ciò che sembra essere qualcosa di assolutamente, no? Che non abbia, come dire, nessun valore. Ecco. Allora, concludo. L'equipe dovrebbe affinare la capacità di ascolto della sofferenza in modo tale da rimodellare le forme e i confini del proprio servizio secondo una geometria in divenire. Se è vero che a decidere del gradiente di umanità di un'istituzione è quel qualcosa che ogni singolo caso le avrà portato in dote, ciò che invisibilmente ma indelebilmente andrà a scriversi sui suoi muri, quel qualcosa di nuovo e al contempo antico che l'ascolto del dolore avrà insegnato a tutti gli attori in gioco. Ed è in questa salutare sospensione del potere e del sapere dei tecnici, in questo mettere in cattedra la malattia e la marginalità, che è possibile intravedere la cifra di desiderio degli addetti ai lavori, il tocco umano di ciascun operatore e lo stile di lavoro di un collettivo. Grazie. Bene, direi una relazione altrettanto densa e anche piena di stimoli, come ancora una volta di suggestioni. Io non posso, mentre parlava Stoppa, veniva in mente il nostro lavoro, perché io gestisco l'equipe che settimanalmente, poi c'è l'assemblea all'interno della nostra comunità, e dove tutti questi elementi legati ad esempio al tradire, come andare oltre, no? Per esempio ai momenti in cui, parlando di un paziente, entriamo in crisi rispetto a quali risposte, quasi, no? Immediatamente cercare di dare, quali soluzioni, e quanto sia complicato nella quotidianità fare spazio a questo vuoto, dandosi anche il tempo, specialmente ad esempio parlo nel mio campo delle tossicodipendenze, dove il tempo spesso viene annullato dai nostri pazienti, no? C'è sempre un tutto subito, si suol dire, no? È una richiesta costante, no? E dove prendersi questo spazio, che a volte appunto ci si fa trascinare dentro questa quotidianità del nostro lavoro, nel tentativo, nell'idea che ci siano delle risposte a volte salvifiche da qualche parte, che il paziente ti mette addosso, che il paziente ti mette lì, ed è faticosissimo in qualche modo contrastare, lasciare andare questa parte angosciosa, angosciante,
che però è quella che forse può permettere di appunto di lasciare un vuoto, di lasciare un buco, non inteso in senso tossicomanico, ma qualcosa che invece possa dare spazio, aprire degli spazi in un tempo. E questo molte volte, io credo che in una struttura, diciamo, comunitaria, passate in termine privata, ci sia un po' più questo spazio, almeno io lo percepisco, non ho lavorato nei servizi pubblici, dove credo sia più complicato ancora, però è importante lasciare aperta questa dimensione che ha a che fare con ognuno di noi, nella quotidianità, perché poi facciamo tanti grandi discorsi a volte, no? Diciamo teorici o quant'altro, e poi credo che poi nella quotidianità del nostro lavoro possiamo mantenere aperta questa possibilità, questo spazio che indubbiamente è ansiogeno, per non dire angosciante in certi momenti, che il paziente o il gruppo, tante volte il gruppo anche far fronte a una richiesta gruppale è altrettanto faticoso, però siamo anche noi un gruppo, siamo un'equipe che lavora con tutti i suoi difetti, però cerca in qualche modo quotidianamente di far fronte a questa dimensione. Penso che nel lavoro di noi operatori, nella salute mentale, nelle dipendenze, credo che questo sia uno degli aspetti centrali su cui fare una riflessione e che ci convoca ogni giorno, credo, nel nostro lavoro, nella quotidianità del nostro lavoro, no? Perché ogni volta bisogna ricominciare, credo, no? Non è un lavoro che è dato, è un lavoro che va costruito, da qui anche la nostra fatica, e allora riuscire ad avere delle nostre buone vite, in qualche modo il più ricche possibile, come diceva il professor Correale prima, che è un tentativo che vale per tutti ovviamente, no? Ma per noi questo è sicuramente un elemento anche che ci tiene vivi, e anche le dinamiche che sussistono, che si muovono all'interno di un'equipe, no? Questo vale per la comunità, ma può valere per un'industria, no? Bisogna dire quante possibilità ci sarebbero. Parlavo con un mio amico spesse volte di quanto in una dimensione, appunto, ad esempio di un'industria, di una situazione, diciamo, che non ha a che fare con una dimensione, il gruppo di lavoro potrebbe, se possibile, elaborare, se possibile toccare questi temi in maniera diversa. Ovviamente esistono anche gli psicologi del lavoro su questo che probabilmente hanno delle loro cose da dire, ma quanto potrebbe aumentare la produttività, ad esempio, non in senso capitalistico e basta, ma proprio nel lavorare meglio all'interno di, no? Non solo nell'ambito sanitario. Quindi la potenzialità che avrebbero queste situazioni è enorme. Poi è altrettanto difficile, altrettanto complicato però mettersi in discussione, lasciare spazio a questo vuoto, perché appunto ti crea quotidianamente una certa dose di ansia. Poi con l'esperienza magari un po' uno ovviamente maneggia un po' meno, un po' più, scusate il lapsus, però forse deve lasciarsi sempre questa possibilità. Ilaria? Era bello un po' meno, è vero, un po' per volta facciamo un po' meno. Mi devo ripresentare? No, va bene. Sì, lavoro, è una grande esperienza, anche un privilegio, nella comunità La Tempesta come referente clinico. In realtà avrei dovuto lavorare come direttrice istituzionale, e a proposito di cambiamenti è caduta la direzione. No, ormai lo facciamo tutti martedì, è bellissimo. No, però appunto era solo per dire che la funzione adesso è quella del referente clinico, poi vediamo, magari si potrà trasformare ancora se diventa troppo istituito. No, in realtà io ringrazio per l'intervento e gli spunti che ci ha dato. Volevo riprendere due cose, no? Provare a farlo in questi termini. È stato richiamato che lo psicotico è un martire del linguaggio. Forse questa condizione non so se lo tengo in un modo che dà troppo fastidio, forse però questa condizione di un martirio che ci è imposto dal linguaggio ci dice qualcosa della condizione in cui siamo noi tutti. Non padroneggiamo il linguaggio, ne siamo anche parlati, comandati, e dobbiamo fare un grande esercizio ogni volta che ci situiamo sotto un qualche significante per cogliere in che misura, come dire, questo ci porta in una direzione anche là dove intenzionalmente non vorremmo andare. Pensavo alla parola utente, pensavo al discorso di Zanus che ha fatto questa mattina rispetto all'aziendalizzazione, e mi dicevo, ma cosa significa un utente?
cosa significa in relazione a un servizio che diventa l'erogatore di prestazioni. Che relazione produce già solo situarci sotto questi due termini, dire paziente, ospite, utente, non sono la stessa cosa, e quali effetti questo produce. E non so, ma forse si collega a questo, questa dimensione che è stata richiamata giustamente, non interessava a Basaglia salvare i matti, gli interessava che attraverso un lavoro, questo incontro con la follia, qualcosa ritornasse sulla città. Mi chiedevo come rispetto al lavoro con le tossicodipendenze possiamo andare un po' a fondo nella decifrazione di questi sintomi che sembrano oggi quelli che occupano tutta la scena e chiederci, piuttosto che dire semplicemente si tratta di una malattia riconosciuta, che cosa dicono alla nostra società queste sintomatologie della dipendenza? Cioè, in che modo questo ci può insegnare qualcosa sulle patologie del legame oggi? Perché a volte noi facciamo una sorta di operazione quasi paradossale, cioè noi dobbiamo, è stato anche richiamato, le nostre comunità sembrano gli unici luoghi del legame adesso, le persone che escono, tornano e ci dicono ma siamo tornati in un posto, su un territorio disumanizzante. Ecco, allora mi chiedevo se possiamo provare, lavorandoci, ma aprendo veramente dei cantieri di lavoro, a uscire anche dalla logica della medicalizzazione, ritornare alla radice dell'interrogazione di questo, decifrare i sintomi come patologie dei legami sociali. Grazie. Grazie. Sì, questa parola utente, diciamo, la usiamo per comodità, ma veramente terribile. Dagli utenti della Telecom, utenti, no? Cioè qualcuno che fa uso di, ma non ha voce e capitolo in fondo. No? Gli arrivano delle offerte, che sono sempre delle fregature, poi, e deve un po' subire le cose. Sempre Franco Fasolo diceva una cosa simpatica, ancora tanti anni fa diceva io preferisco paziente, lo traduco così, perché i nostri pazienti hanno tanta pazienza di sopportarci, quindi sembra carina come cosa. Che è anche vero poi, perché quando instauri con il paziente una relazione in cui tu non hai paura di mostrargli il tuo limite, ma torno a Pasolini, si commuove un po', succede qualcosa, no? Sente che lui ti può dare qualcosa, no? Che non è passivo, che non è utente, nella costruzione della relazione, no? Perché noi in realtà non curiamo le persone, noi curiamo le relazioni, quindi sono trasformative anche per noi, questo è molto importante. Chi lavora in una comunità terapeutica sa che dopo un po' di anni di lavoro in una comunità terapeutica si impara qualcosa molto di sé, della propria esistenza, del proprio desiderio. Allora, io credo che la questione dell'utente chiami in causa un tema importante, no? Che è quello dell'inclusione, che piace spesso molto ai basagliani, ma a Basaglia non piaceva tanto questa parola, come non piace a molti di noi, perché è l'altra faccia dell'esclusione. Nel senso che l'inclusione significa che è quello che viviamo tutti, siamo tutti inclusi come consumatori in questo sistema. Ma se la psicosi insegna qualcosa, che c'è una resistenza all'inclusione, come la marginalità. Questo è il valore, no, che anche Basaglia riconosce nella devianza, di dire che c'è una soggettività che in qualche modo fa ostruzione all'omologazione. Io direi che la società di oggi diventa sempre più tossicomanica, nel senso che è ormai una società che promette l'eliminazione di ogni complicazione, di ogni mediazione tra l'apparato produttivo e l'individuo, quindi minimizza il valore non solo della comunità ma anche delle istituzioni come luoghi di pensiero critico, riduce al minimo questo per condensarsi sul rapporto proprio fra produzione di beni e uso dei beni da parte del cittadino, magari fosse un cittadino, del consumatore. Quindi questo a discapito di cosa? A discapito del legame sociale, per cui il legame lo costruisci con le merci, con degli oggetti disanimati, con dei feticci. Quindi è una società altamente desacralizzata e feticistica, in cui, come succede nella tossicodipendenza, il godimento è legato ad un oggetto inanimato. Allora è chiaro che tutto il lavoro, che il passaggio da psichiatria a salute mentale, tra le tante cose, significa anche rimettere in gioco la questione del legame sociale, della comunità. E non possiamo accontentarci evidentemente solo delle comunità terapeutiche.
e quindi dovremmo cercare basaglianamente proprio di convocare la comunità tout court, quello che esiste ancora di comunità, nell'operazione di riabilitazione, che non è la riabilitazione ad andare a lavorare e basta, perché diciamolo che in buona parte alcuni seguaci di Basaglia si sono un po' fermati all'idea del lavoro rende liberi. Il lavoro è importantissimo, ma a un certo punto era diventato ormai tutti i pazienti dovevano andare a lavorare con dei risultati a volte devastanti per questi soggetti, perché non avevano ancora la capacità di dare un loro valore a quell'esperienza lì. E sono rimasti veramente a volte molto, hanno sofferto molto di questo. Allora dovremmo veramente lavorare nella direzione dello sviluppo di comunità, cioè servizi che sanno aprirsi alla comunità, che sanno coinvolgere attori non specialistici, parrocchie, associazioni, tutto quel poco, se si vuole, che viene offerto dalla realtà sociale che abbiamo intorno. E questo avviene anche nella nostra regione, ci sono tantissime, anche qui. Io ho fatto questa esperienza gli ultimi 7-8 anni del mio lavoro, di un progetto di sviluppo di comunità in alcuni quartieri della mia città. Un lavoro molto difficile, molto bello. Per me molto difficile perché ero il responsabile di questo e quindi dovevo trattare con le amministrazioni per avere anche i soldi, quindi con le direzioni aziendali, la provincia, allora c'era la provincia ancora, il comune, eccetera, una fondazione bancaria che poteva fare, ecco perché bisogna avere anche dei fondi. Avevamo degli operatori che stazionavano ogni pomeriggio in un centro sociale e in questi quartieri succedevano delle cose molto interessanti. Eravamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni, tutte le parrocchie ed è una cosa difficilissima mettere insieme tutte queste istanze nel territorio perché tutte quante soffrono di quella cosa che Freud chiamava il narcisismo delle piccole differenze. Quindi anche loro dovevano in qualche modo attraversare il lutto di fare squadra anche loro. Però con un po' di pazienza ci siamo riusciti, ecco. La cosa è andata avanti fino a un certo punto, poi io sono andato in pensione, eccetera, il mio collega psicologo molto bravo che gestiva invece dal punto di vista tecnico questa operazione, insomma, io dico, hanno fatto in modo di non rinnovare il contratto, perché c'erano delle spinte in realtà all'interno del mondo amministrativo assolutamente contrarie a questo tipo di progetto che è stato, ecco, non c'è più, non esiste più. Però è stata un'esperienza assolutamente interessante, assolutamente ripetibile e penso che in questa regione ci siano altre esperienze, no? Anche a Trieste, no? Sono state fatte esperienze di questo tipo. Bisognerebbe tentare di andare anche in questa direzione. Certo, oggi è molto più difficile di 10 o 15 anni fa, perché i servizi sono talmente sguarniti che operatore metti a disposizione per fare anche quello quando non c'hai manco i medici che ti fanno il turno. Cioè, purtroppo abbiamo anche una contingenza che è assolutamente sfavorevole. Qualche altra... Approfitto io solo perché c'è sempre un tema che ci riguarda all'interno del lavoro comunitario e quindi sono direttamente coinvolto, no? C'è questo lo sforzo che bisogna provare a fare con grande difficoltà, con grande fatica, nel riuscire a tenere insieme, ad esempio in una comunità, l'aspetto, diciamo così, singolare, non individualista, ma singolare, con l'aspetto gruppale. Credo che sia un tema anche per altre istituzioni, nel senso che cioè come questo equilibrio che molte volte ci fa discutere, ci fa entrare in conflitto anche nella nostra equipe, che è un'equipe che confligge, ma un conflitto a partire da delle nostre visioni, anche della nostra storia che uno si porta dietro. No? Nel senso che io sono lì da 30 anni ormai e quindi sì, sento anche il peso, diciamo il peso anche nel senso buono del termine, dell'esperienza. Come dire, quindi sul singolare, ripeto, e poi senza diciamo, scivolare in una dimensione individuale, quindi in qualche modo perversa, mi verrebbe da dirla così,
e tenendola insieme però con quello che il gruppo poi in qualche modo rimanda, e quindi questo equilibrio spesse volte ci porta a confliggere, a non riuscire in qualche modo a trovare la quadra, ecco, si potrebbe dirlo in questi termini così un po' forse troppo semplici, ecco, però è un tema che stiamo dibattendo, e anche, come dire, anche perché dai servizi ci vengono indicazioni di fare dei progetti individuali, di progetti calati sulla persona, quando poi io dall'altro lato personalmente sento che è possibile farlo, però tenendo anche l'altra parte, quella del gruppo, no? quella dell'altro, che poi sappiamo essere il gruppo una dimensione dinamica molto forte, anche molto difficile, in cui alcuni aspetti non possono essere affrontati. Ecco. Ma se puoi dirci qualcosa rispetto a questo tentare di tenere un po' in equilibrio questa possibilità che in una comunità, almeno nel mio operato quotidiano, insomma, riscontro e ci arrabattiamo, ecco, io la dico così perché ogni volta c'è da ricostruire questo equilibrio, ecco, ma se è pensabile in qualche modo. Sì, questo è uno dei nodi più problematici del lavoro di comunità. L'altro che è abbastanza affine a questo è come fare rispettare le regole dentro una comunità. Sono questioni drammatiche per chi ha esperienza di lavoro nelle comunità. Secondo me vale qui quello che dice Basaglia in quel passaggio che vi ho citato prima, dove parla del valore della delusione, cioè di non avere l'illusione che queste siano questioni risolvibili, la soluzione finale di questo problema. È un problema che si ripropone e si riproporrà, perché anche una volta in cui ti sembra di averlo affrontato abbastanza bene, sai che poi si ritornerà lì, perché l'umano è fatto così. L'umano ha i suoi difetti di fabbrica, uno dei quali è l'individualismo, un altro è l'identificazione di gruppo, un gruppo che diventa espulsivo, sono sempre quelle, no? E sono barriere che per certi versi sono anche più forti di noi, rispetto a cui bisogna avvicinarsi veramente con un senso della discrezione del limite, di riconoscere quello che realisticamente si può fare e quello che magari non si può fare, però è vero, come dice Basaglia, che di delusione in delusione ogni volta possiamo maturare un po' più di coscienza. Io credo che in una comunità bisogna trovare sempre la forza, il coraggio come equip di portare le questioni che si presentano, non so, il paziente che dice qua mi sento trascurato, mi sento un ingranaggio nella macchina, eccetera, portarli in quei momenti assembleari fondamentali in una comunità. Ci veniva fuori anche questa mattina, perché questa in fondo la democrazia è questo, è la capacità di portare dei problemi che non sono immediatamente risolvibili, forse non lo sono mai fino in fondo risolvibili, ma non stancarsi di mettere una dimensione di parola. Noi sappiamo che quando non facciamo questo, quando non lavoriamo in questa dimensione discorsiva di parola, ecco lì esplode la violenza. Tutta la violenza oggi della nostra società, oggi veramente sta deflagrando, è il segno proprio del fatto che non sappiamo più parlarci, che non esiste più un legame sociale che tenga, per cui immediatamente se non c'è una dimensione comunitaria il singolo schioda, fino a fare cose veramente scellerate, no? Però la questione di fondo è anche questo. Bene, noi, questo discorso molto importante che lei fa, come allenare i nostri utenti, pazienti ad accettare in fondo il lutto di non essere al centro, ma di essere, no, ognuno di noi marginale all'interno di un insieme, e di coniugarlo con una possibilità di gruppo che comunque non cancelli le differenze, ma impari a farle comunicare, parlare, ad incuriosirsi l'una per l'altra. Ecco. Però è vero, la domanda è: ma come se la cavano i membri dell'equipe su questa questione qui, perché riguarda anche loro? Come si sentono sufficientemente soggetti in una dimensione gruppale? Quanto mettono in atto di patologia di gruppo? Ecco. Qui effettivamente, come ci insegna Correale, la funzione del leader sarebbe fondamentale, no? La sua capacità di non essere preso dentro i meccanismi troppo interni del gruppo per poterli vedere e poter aiutare il gruppo a maturare continuamente una coscienza di questo. Che è un compito molto ingrato, perché fare questa cosa qui significa rompere... per il leader, sì, è molto delicato perché significa rompere l'immagine che tu hai di quello che
vuole bene a tutti e sa farsi amare da tutti, perché quando comincia a mettere in gioco, guardate che qui le cose non funzionano, stiamo andando male, che succede tra noi, e lì c'è tutto un immaginario che tu scompagini. E lì ti attiri, in questo senso ti attiri un po', insomma, il fastidio, anche l'odio qualche volta da parte dei membri del gruppo, e questo ci dice veramente che l'esercizio di una certa autorità, in senso buono, nel senso del leadership, è sempre un esercizio mortale, devi sempre fare il conto che, no? che mette in gioco qualcosa che non ti ritornerà in termini narcisistici, ma invece come, no? Anche sopportare una certa solitudine. Ecco, esatto, la parola giusta è questa, sopportare nel senso, sapere che c'è un prezzo da pagare. Rispetto a quello che tu chiedi, come un leader, lui per primo sa, come dire, non sacrificare, ma rinunciare a certi aspetti del proprio io a favore di un compito, ma come l'equipe stessa si predispone al proprio interno a essere un'equipe sufficientemente salutare, cioè fare comunità in quel modo di cui parlavamo prima, perché poi se non lo fa l'equipe è inutile andarlo a chiedere ai pazienti, è un imbroglio. Che ne dite? Vi vedo provati forse? No, penso che le cose che sono state dette sia stamattina dal dottor Coreale che adesso dal dottor Stoppa e ancora prima dal professor Cancrini, insomma, credo che siano temi che abbiano bisogno di una loro metabolizzazione, insomma, no? Mi verrebbe da dire che, lo dico un po' così, sono sempre gli stessi temi in qualche modo, no? Quello del rischio, però sono i temi a cui siamo chiamati costantemente nella quotidianità del nostro lavoro, è lì che possiamo fare un po' una differenza, insomma, no? Che poi probabilmente può essere contagiosa, può essere in qualche modo, no? Perché poi ci troviamo di fronte appunto a fenomeni, una aziendalizzazione, una richiesta di tempi, ad esempio, no? Anni fa, ormai tantissimi anni fa, non si dava per certo che almeno 2 anni, se non qualcosa, no? Adesso ti dicono hai quel tot, no? Che è sempre meno, altrimenti, e devi fare anche in fretta, no? Che poi speculare un po' a questa dimensione poi anche tossicomanica, no? Nel senso, tutto è subito, insomma, no? A fronte di 15 anni di una situazione che una persona si porta dietro con tutta una complessità, con tutta una gravità, che a volte appunto non sai da che parte cominciare, e sai che hai un tempo in qualche modo che è sempre più un limite che ti viene dato e con il quale poi devi cercare di, perché poi una comunità simile nostra deve anche fare i conti con un bilancio, con una situazione ovviamente anche di sussistenza, con la quale anche questo è un elemento che gioca nella partita, insomma, non può non essere, non può che essere così, insomma. Per cui insomma i temi sono estremamente complessi, però ecco, credo che tenerli in allenamento, e forse lo scopo anche di questi incontri, è quello di ridirci un po' queste cose, perché poi hanno una ricaduta nel nostro lavoro quotidiano. Quindi credo che sia questo un po' l'aspetto faticoso, in cui dobbiamo trovare però anche una dimensione un po' piacevole, perché altrimenti il famoso fenomeno di burnout e quant'altro prende piede, quindi uno poi non vede l'ora di finire il suo turno, di andarsene a casa e poi, insomma, e poi magari arrivare alla agognata pensione, no? Con tutto quello che questo comporta. Insomma, ecco, adesso non voglio fare... Bene, se non ci sono altre considerazioni e riflessioni, vi ringraziamo, ringrazio i nostri illustri ospiti. Nel pomeriggio abbiamo la tavola rotonda con inizio alle 15 e grazie intanto, grazie a voi.